Signore e signori, buongiorno e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e oggi volevo tornare a parlare di Germania finalmente, perché so che è uno degli argomenti che vi piacciono di più, però ho visto che ultimamente tendo a parlarne un po' di meno, e anche perché ci sono tantissimi temi che vi interessano, per cui anche per me, per prima, diventa difficile parlare sempre delle stesse cose, perché mi annoio. Allora, oggi però, come detto, torniamo a parlare di Germania con una cosa che non potete non aver notato se abitate via, cioè il fatto che andando, ma anche solo su YouTube, ci sono tantissimi video che in Germania non possono essere visualizzati. Arriva proprio l'avviso: questo contenuto non è disponibile nel tuo paese o qualcosa del genere. Questo perché in Germania esistono delle leggi sul copyright che sono un po' diverse. Oggi andiamo a vedere come funzionano queste leggi e soprattutto come hanno portato a delle modifiche all'interno della società in Germania rispetto che in Italia. Allora partiamo e iniziamo ad affrontare questo argomento, se no al solito ci perdiamo e non iniziamo più. Ho cercato qualche articolo su internet perché io sono arrivata in Germania e queste leggi erano già operative, e la prima cosa che mi è stato detto è: guai a te, è vietato scaricare qualunque cosa da internet perché incorri delle sanzioni. Quello che avevano detto a me era tipo 300 euro per una canzone scaricata e sui 700 euro se scarichi un film o un programma. Quindi scusate, di multa chiaramente se viene fatta questa cosa. Girando su internet ho visto che dicevano dai 500 ai 1500 euro per un film. Adesso non so esattamente quale sia la sanzione. Direte, questa è una cosa, sì vabbè, lo dicono anche qua, poi in realtà non viene preso nessuno. Questo posso smentire perché al corso di tedesco c'era una ragazza che ha raccontato la sua storia, perché si parlava appunto di questo argomento, è venuta a raccontare quello che è successo a lei. Lei è successo che aveva scaricato un programma e le è arrivata una super multa, e stessa cosa è stato appunto confermato da chi mi dava l'accesso a internet: guai a te se ti azzardi a fare una cosa del genere. Quindi effettivamente allora a me multe non sono mai arrivate, però devo dire che non mi sono mai messa a cercare di sfidare la legge in questo senso, anche perché insomma erano multe abbastanza importanti, non volevo proprio rischiarmi. Direte, i tedeschi sono più bravi di noi, non scaricano le cose. Piano piano, insomma, questa legge è venuta appunto perché il tedesco tipo tendeva a scaricare molto, anzi, da quello che ho letto appunto era diventato un problema per l'industria discografica e l'industria in generale di film, cinematica, com'è che si dice? Insomma, l'industria della produzione mediatica. Oggi non so, qualcosa quei termini che non va, insomma, per l'industria artistica, diciamo. E quindi succedeva che alla fine praticamente nessuno acquistava più i film perché andavano tutti a prendere questi programmi appunto dal web. È stata fatta questa legge nel 2013, mi pare, che appunto imponeva sanzioni pecuniarie non indifferenti a praticamente chiunque scaricasse programmi da internet. Secondo me, sinceramente, è legato esclusivamente ai torrent, nel senso che hanno un metodo per riconoscere chi scarica torrent e ti beccano in quel caso. Non so, se volete verificare la mia teoria e siete in Germania, fate pure. Io, ripeto, non sono andata a verificare se con altri sistemi è possibile scaricare senza incorrere in sanzioni pecuniarie. Quello che ho detto prima è che volevo appunto andare a vedere come cambia la società per questa ragione, soprattutto se cambia. Quello che ho notato io, ad esempio, che effettivamente c'è molta meno gente che scarica programmi da internet o quantomeno ci prova. Questo non so se sia dovuto a una conseguenza della legge sinceramente o al fatto che il tedesco è diverso, però mi dà l'idea che se una legge del genere è stata fatta appunto perché i tedeschi tendevano a scaricare parecchio, il tedesco tipo tenderebbe a farlo, e quindi si ritorna al fatto che il tedesco tipo non fa una cosa finché non viene costretto a farla. Quindi nello specifico non smette di scaricare finché non viene costretto a smettere di scaricare dal fatto appunto che c'è una sanzione importante nel momento in cui lo fa. Questa caccia alla sanzione è arrivata al punto tale che appunto, come si diceva su YouTube, tantissimi video sono bloccati in Germania, compare schermo nero, perché la Germania ha chiesto a Google delle percentuali per poter far visualizzare i video che erano molto alti, quindi una quota del pagamento di questo copyright per il fatto che YouTube diffonde, quindi Google sostanzialmente diffonde queste cose protette da copyright. Hanno chiesto un pagamento a Google si è rifiutato e quindi queste cose non sono visualizzabili in Germania. Questa è la ragione, cioè non è che potete pagare e poi lo tenete, semplicemente Google ha deciso che era troppo alta la sanzione. Addirittura questo hanno tentato di farlo anche sul motore di ricerca, quindi su Google appunto,
e con le anteprime degli articoli di giornale, cioè nel momento in cui veniva pubblicato, non so, un articolo su Die Zeit o non so, non mi vengono in mente altri giornali tedeschi, insomma immaginate un giornale tedesco, Die Sonne, veniva pubblicato un articolo, Google nel momento in cui si fa una ricerca pubblica le anteprime con l'immagine, 2 righe. Nel momento in cui fai la ricerca appunto per capire qual è l'articolo che ti interessa, c'è il titolo dell'articolo e c'è un paio di righe. Google ha protestato perché gli veniva chiesto di pagare per poter mettere su se stesso, quindi sul motore di ricerca, queste informazioni, queste righe dell'articolo, perché erano prese dall'articolo e quindi è violazione di copyright per il fatto che Google prende da questo articolo. E Google ha protestato e ha detto sostanzialmente: vi facciamo pubblicità, se non volete pubblicità affari vostri, e alla fine sono riusciti ad arrivare a un compromesso che è possibile, cioè Google può pubblicare queste anteprime degli articoli purché si limiti a 160 caratteri e non credo che siano tanti di più effettivamente, ma anche in Italia quelli che vengono messi nell'anteprima. Secondo me questo qua ci può portare appunto a un discorso una riflessione sulla puntigliosità tedesca, e secondo me questi qua sono livelli un po' eccessivi. Arrivare a penalizzare Google come violazione di copyright nel momento in cui ti fa pubblicità, anche loro insomma sono resi conto e hanno fatto marcia indietro. E secondo me si è arrivati a un punto in cui il tedesco tipo non so, ha quasi un senso di colpa, sono riusciti a instillare quasi un senso di colpa nel fare queste cose, quindi sono proprio riusciti a trasformare il fatto di scaricare la cosa da internet in un reato. Perché io mi ricordo che c'è un film che mi piaceva tantissimo, volevo farlo vedere a un amico tedesco, per cui sono andata su YouTube, l'abbiamo cercato in inglese e ce lo siamo guardati da YouTube. Dopo averlo visto, questo mio amico si è sentito in dovere di comprarsi il DVD e mi ha colpita la cosa, cioè magari era lui come persona che era un po' fatta così, però mi ha colpito il fatto che appunto nel momento in cui viene scaricato, che è una cosa illegale, non va fatta, dopo una persona si sente in dovere di fare la cosa giusta, cioè nel momento in cui quel film effettivamente gli era piaciuto, di andarselo a comprare, non di riguardarselo nuovamente su internet. E questo credo che sia una cosa che da noi invece prenderebbe meno piede, non lo so, forse nel momento in cui anche noi avessimo delle sanzioni pecuniarie. Allora, la prima cosa secondo me che l'italiano fa è cercare una scappatoia per non pagare, poi nel momento in cui è costretto a farlo forse si adatta anche lui, non lo so. Questo fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa pensate che farebbe un italiano nella stessa situazione, cioè nel momento in cui avessimo anche noi una legge di questo tipo. Perché a volte è un po' difficile prevedere, nel senso che io magari ho una visione, poi voi ne avete un'altra e insomma ognuno guarda dal suo punto di vista e dice no, l'italiano tipo non farebbe mai così perché io non farei mai così, e lì si entra in altre logiche di cui magari andremo a parlare in altri video, ma non qui perché oggi parliamo di Germania. E questo per oggi è tutto. Se il video non vi è piaciuto mettetemi un pollice in giù, se vi è piaciuto pollice in su, come sempre spiegatemi perché. Qui sotto nei commenti potete scrivermi cosa ne pensate a proposito di copyright, se voi vi lasciate suggestionare dal fatto che ci sia una legge, quindi sentite il fatto che state facendo qualcosa di illegale o meno. Se vi interessa sentir parlare di Germania o un corso di tedesco potete iscrivervi a questo canale perché sono cose che torneremo ad affrontare. Sto parlando molto in fretta perché mi sta finendo i minuti sul video, per cui devo cancellare qualcosa di vecchio dalla schedina, e noi ci sentiamo tutti la prossima settimana. Ciao a tutti!